La partenza qui a Bogotà è stata bella intensa. Questa città ci ha stupito e stordito, ci ha fatto roteare e ansimare, ma ci ha anche permesso di entrare in questo nuovo mondo colombiano. Calcolando che ne abbiamo vista solo una parte, direi che come inizio non potevamo chiedere di più. Oggi continuiamo a esplorarla prima di salutarla. Siamo pronti a continuare il nostro viaggio colombiano, ma come lo faremo? Oggi parliamo proprio di questo, prima di renderci conto che Bogotà non è come il resto della Colombia. Vediamo com'è stamattina. Oddio, c'è la nebbia. C'è la nebbia a Bogotà. Vorrei mostrarvi il look di Paolo stamattina. Allora, maglietta a maniche corte, giacca sopra, ciubbino, con tanto di cappuccio anche, il collo qui per scaldarsi il collo, ma passiamo alla parte sotto, ecco, bermuda e scarpe. Nella mezza stagione, perché vestirsi in una mezza stagione? Vestiti da 2 stagioni, estate Da e 2 inverno. stagioni. Cos'è la pubblicità questa? Pioggia stamattina a Bogotà, però dovrebbe anche cambiare. Comunque nel frattempo noi abbiamo l'ombrello viola che porta sicuramente fortuna. Sono le 7:30, cioè si sta svegliando la 7:30. città. Per colpa del jet lag, ragazzi, siamo diventati mattinieri. Ma questo è il Ecco, bagno pubblico. i bagni pubblici costano 900, quindi 20 centesimi. Comunque le persone vedete escono comunque, stanno preparando i banchetti e si spostano anche in bici. Neanche 200 metri, ragazzi, siamo già fermi a prendere da mangiare dalla signora che fa questi enormi frittelloni, perché sono fritti. Madonna, gigante, guardate. Cioè ripieno di formaggio prosciutto, ripieno di guayabana. Questo abbiamo preso, adesso lo assaggiamo. Dai, non potevo non prenderlo. C'era la signora lì che stava proprio facendo belle fresche queste cose. Guarda là, guarda là. Burrosissimo, frittissimo, malissimo. Devo ammetterlo, ragazzi, una goduria. Contro il freddo e l'umidità ci vuole qualcosa di un pochino più pesante. Stamattina abbiamo l'uovo, tanto per cambiare, una torta e 2 bei caffè. Il pane viene servito insieme all'uovo. Questa è la caffetteria. Volevo dire una cosa, non stiamo solo mangiando a Bogotà, anche se Facciamo anche potrebbe altro. sembrare, però devo dire che il cibo sta avendo un ruolo fondamentale in questi giorni. Il tempo di fare colazione, ragazzi, si è aperto tutto quanto, sembra quasi di essere a 2640 metri. Sembra. In effetti è così, cambia il tempo facilmente. Oggi, ragazzi, ultimo giorno a Bogotà. Ragazzi, oggi Museo dell'Oro. Allora, l'ingresso costa 5.000 pesos, che sono 1 euro e qualcosa, e questo è uno dei musei di arte precolombiana più grandi di tutto il Latino America. Un museo spettacolare, ragazzi. L'ultima volta che siamo stati in un museo dell'oro eravamo in Australia, però lì era tutto legato alla questione delle miniere. Qua invece, ragazzi, siamo nel bel mezzo della storia. Di fronte a me ho delle maschere che risalgono al 200 avanti Cristo. Quello che fa questo museo è celebrare l'importanza dei metalli per la storia dell'umanità, che erano utilizzati sia come ornamenti religiosi ma anche nella vita quotidiana. Ci sono sia oggetti grandi che oggetti piccolissimi che mostrano proprio la maestria degli artigiani, e la tecnica che veniva utilizzata in Colombia è quella della cera persa, cioè si creava il modello con la cera, si ricopriva poi del metallo prezioso, in questo caso l'oro, e si scioglieva la cera in modo che rimanesse soltanto il metallo. L'oro per le popolazioni che vivevano qui era fondamentale, importantissimo, tanto che coloro che lo lavoravano erano considerati allo stesso livello degli dei. In base al colore che aveva, ogni metallo assumeva un significato diverso. L'oro, ad esempio, era associato al sole, al divino; il rosso invece del rubino era associato al sangue, quindi alla donna; il verde invece alla rigenerazione, alla ripartenza, come gli smeraldi ad esempio; e poi invece l'argento, siccome cambiava, mutava nel corso del tempo, era associato alla luna. Mentre siamo nel Museo dell'Oro non possiamo non parlare della leggenda di Eldorado. All'inizio Eldorado non era un luogo, ma un re, un capo tribù che si copriva di polvere d'oro e si tuffava in un lago sacro durante un rituale.
Quando gli spagnoli arrivarono in Sud America sentirono questa storia e iniziarono a cercare El Dorado, pensando fosse una città piena d'oro. Nel tempo la leggenda cambiò da un uomo dorato a una città, poi a un intero regno nascosto. Quella dell'oro divenne una vera e propria ossessione per gli spagnoli. Molti esploratori andarono alla ricerca in Colombia, Venezuela e Brasile. Nessuno lo trovò davvero, ma molte spedizioni finirono male, con perdite di uomini e risorse. Ancora oggi qualcuno crede che El Dorado sia esistito davvero e lo cerca con tecnologie moderne. Siamo davanti alla gigantesca mappa della Colombia, ci permette di capire anche com'è strutturata la Colombia. Allora, da questa parte c'è la cordigliera delle Ande, che in Colombia si divide in realtà in tre: orientale, centrale e occidentale, e la maggior parte della popolazione colombiana vive proprio sulla cordigliera. Pensate che su 53 milioni di abitanti, 45 milioni vivono su queste tre parti di montagna. Qui c'è Bogotà, dove ci troviamo ora, che siamo sulla cordigliera orientale, e poi l'altra città famosa è Medellín, che invece è su quella centrale. E qua le distanze, ragazzi, sono incredibili. Pensate che da Bogotà a Medellín, che sembrano vicinissime su questa mappa, ci vogliono circa 12 ore di viaggio. Questo perché si deve scendere dalla montagna e risalire. Nella parte nord della Colombia c'è il Mar dei Caraibi, città come Cartagena o Santa Marta, invece nel sud c'è tutta la foresta amazzonica. Guardate quanto è grande la parte di foresta amazzonica. Visto che lo sapevo, Angela, il men che non si dica, siamo passati dall'inverno puro all'estate. Cappellino? No, per questo, perché questo è il mio cappellino, io l'ho portato per metterlo io. Come me gusta sto cappellino. Adesso passiamo da questo lato, c'è tutta una parte di Bogotà nascosta nelle vie secondarie, che è da vedere assolutamente. Vedi che la gente passa perché qua c'è traffico. No, aspetta, sono fermi? Gracias. Passiamo qua dietro. Questa è tutta zona di librerie di strada e ci sono anche banchetti, si vende cibo, si vendono un sacco di altre cose. Qua proprio di fronte a noi c'è un libro bellissimo che si chiama Come mandar a la mierda de forma educata. Credo che sia un modo per mandare a quel paese in modo educato. In modo educato. Hai visto qua dietro il signore che sta pulendo le scarpe? Ah, ecco, il signore fa il pulitore di scarpe. E da questo lato invece continua questa zona, diciamo, ecco, di queste strade secondarie, e ci sono varie attività. Qua si vendono telecomandi, cinture degli orologi, batterie dappertutto, ombrelli chiaramente, giustamente, un sacco di altre cose, anche lo scotch. Qui nel quartiere dei libri ci sono queste librerie che sono piccolissime, ma sono pienissime di volumi da tutti i lati. Palazzi molto belli in questa zona di stile coloniale, comunque tutta una libreria, non solo i negozi ma anche per la strada, una libreria enorme a cielo aperto che va avanti da quel lato. Geniale ragazzi, questa è la prima volta che vedo una cosa del genere. Non vendono più i CD qui, vendono direttamente le chiavette con la musica sopra, chiavetta USB, quindi si va a mettere la chiavetta direttamente nell'autoradio, che ormai è chiaro non ha più né la musicassetta né il CD ormai, e si mette direttamente la musica sull'USB. Geniale! L'ho detta un po' da anziano, La musicassetta sono 70 anni che non c'è più. stereo della macchina. Sì, era solo per dire che sono più avanti, ecco. Tutto il centro è pieno di queste stradine mercato. Quella è la piazza centrale, quindi proprio dietro la piazza centrale c'è questa calle che si chiama Calle del Divorzio, che è un nome tutto un programma, e adesso ci inseriamo invece in un mercato artigianale. In questa zona si vendono tutte le ceste di vimini. La città è organizzata in quartieri diversi, ogni quartiere ha la sua particolarità. La cazuela sí no tengo, solamente los fines de semana. Costillas barbecue también les ofrezco, pechuguita. Tengo la bolina nella boca. Ah, ¿ves? ¿Cómo se dice aquí? Se me está haciendo agua en la boca. Camminando abbiamo trovato un posticino ragazzi. Allora dal lunedì al venerdì a Bogotà si mangia in tutti questi posti, che sono posti diciamo di pranzo di lavoro, e fanno il menù completo. Qui abbiamo speso 15.000, abbiamo la zuppa, che è questa qua, una bella zuppazza
bella ricca con un sacco di di verdure. orzo e verdure varie. Bellissimo, c'è un buffet di verdure, ragazzi, tutto compreso, e anche un bel piattazzo principale. E noi ci siamo presi, credo, una fettina di pollo e La trota. la trota alla plancia. Alla piastra. Una figata, ragazzi. 15.000 sono 3 euro circa. Va che bel banchetto, è arrivato tutto adesso, bei colori, verdure. Ma che te devo dire? Guarda qua che negozio di articoli religiosi enorme, pieno di statue dappertutto. Pure all'ingresso devo dire che insomma l'ingresso è eloquente. E qua è pieno di articoli dappertutto, statuine e tutto il resto. Ma anche da questo lato c'è tutta una vetrinetta. E non è l'unico, qua c'è un altro per esempio che si chiama Consiglio Vaticano. Ah, questo è particolare, sulle palle. Siamo adesso, ragazzi, all'interno del museo di Botero. Botero è sicuramente uno degli artisti colombiani più famosi nel mondo, tra l'altro ha anche un legame molto stretto con l'Italia, dove ha passato i suoi ultimi giorni. Ma questo museo contiene non soltanto una parte delle sue opere, ma anche moltissime opere di altri artisti europei e non solo, che lui ha acquistato in giro per il mondo e che poi ha donato alla città di Bogotà, però con una sola richiesta: che il museo rimanesse sempre gratuito affinché tutti potessero godere dell'arte. Quindi si può entrare gratuitamente in questo museo, che si trova all'interno di questo bellissimo palazzo con 2 piani e tutti questi archi e sale diverse che contengono appunto le diverse opere. Una delle caratteristiche della pittura di Botero, che poi è quella forse anche che si ricorda di più, è questa insolita dilatazione dei soggetti, per cui assumono queste forme che sono anche molto strane. Qui ad esempio c'è il ritratto di una famiglia. La cosa anche che spicca è il fatto che gli sguardi siano nel vuoto, e questa è anche una caratteristica proprio delle sue opere, no? I soggetti sono privi di soggettività, di personalità, perché è come se guardassero completamente nel vuoto. Ma per quanto riguarda anche le proporzioni, qui vediamo ad esempio queste banane che sono in realtà più grandi rispetto alle posate, quindi anche qui c'è questa deformazione. Questo, ragazzi, è sicuramente un quadro che molti avete già visto, perché è una rappresentazione della Monna Lisa, anche qua super sproporzionata, ha una testa enorme rispetto al resto del corpo e l'ha dipinta in diversi momenti a diverse età. Certo che anche questa Monna Lisa fa lo stesso effetto dell'originale, cioè tu ti muovi e ti senti sempre osservato da quegli occhi. Nonostante abbia vissuto moltissimi anni all'estero, Botero è sempre rimasto molto legato alla sua terra, alla Colombia, e quindi in molti suoi quadri c'è un richiamo alla sua terra. In questo caso vediamo addirittura la bandiera della Colombia in alto. Verso sera c'è un'atmosfera fantastica sulla via principale pedonale, c'è chi gioca a scacchi da questo lato con gli scacchi giganti. Guardate quanta gente, comunque in giro c'è chi canta, chi suona, ci sono, non so, dei comizi, non so di cosa stanno parlando. Da questo lato invece c'è chi se la gioca a ping pong. Io adoro il ping pong, ragazzi, e che proprio l'atmosfera qui è molto molto bella. Muy bueno. Dopo quello che ci siamo mangiati oggi, ragazzi, il minimo era farsi una cena leggera con banana split, con granola, yogurt e una bananazza, una gustosità. Non so proprio per me. Per andare a dormire belli leggeri. Mettiamo i sottotitoli qua. Questi sono tutti i nostri zaini impacchettati e siamo pronti per lasciare Bogotà.
Allora ragazzi, come viaggeremo qui in Colombia? Perché non l'abbiamo ancora detto. Questi primi giorni sono stati un po' d'assestamento, adesso siamo proprio pronti a partire per questo viaggio. Ma a quest'ora sei pronta veramente a parlare delle cose serie? In realtà no. Riesci a connettere i neuroni? Sono le 8. Le 8, abbiamo già fatto colazione. Colazione già fatta fuori. Siamo Siamo usciti, rientrati, preso gli zaini, scesi. Sono comunque le 8, voglio dire. Sì. Vabbè, comunque, detto. Come viaggeremo in Colombia? Allora ragazzi, la faremo alla vecchia maniera, insomma. Torniamo zaino in spalla, mezzi pubblici, autostop, tutto quello che verrà da questo viaggio. Cerchiamo di entrare proprio nel vivo del viaggio, nel cuore del paese. Me gusta mucho. Esatto. Sento todo el cuerpo che se anima. Amica, perché sta roba che qua parlano spagnolo, cioè lui impazzisce, me capito? Gusta mucho, ecco. Me gusta. Ecco, a posto, va bene. Comunque adesso stiamo andando appunto a prendere l'autobus, ma dobbiamo andare alla stazione degli autobus. Quindi per fortuna qui a Bogotà c'è una buona rete di trasporti pubblici, quindi prendiamo un autobus per andare a prendere l'autobus. Salire su questo autobus è un po' incasinato perché hanno montato questo aggeggio, non so per quale motivo. Tu l'hai capito perché? Le signore quel mercato hanno comprato dei fiorellazzi, quindi li trasportano anche loro sull'autobus. L'autobus ci ha lasciato in questa zona della città, una zona residenziale molto tranquilla con questi parchi, e ci sono anche questi ponticelli che passano sopra la strada principale. Io ho un po' il fiato corto, non credo che sia per l'altitudine, ormai dopo 3-4 giorni, tant'è. Stiamo comprando i biglietti ragazzi a queste macchinette perché qui costa decisamente meno rispetto ai vari banchettini che ci sono lì delle varie compagnie, e costa 35.000. Vogliamo andare a Tunja, che sono 3-4 ore di viaggio, forse anche meno, però ci costa 8 euro. Non sono bassissimi i prezzi, però ecco, vediamo, questo è diciamo il primo autobus che prendiamo per uscire da Bogotà. Poi vedremo come sarà invece la situazione fuori dalla città. La stazione degli autobus comunque ragazzi sembra un aeroporto. Qua ci sono tutti i posti dove ti vendono appunto i biglietti, le diverse compagnie di autobus, e poi ci sono tutte le varie uscite per andare a trovare l'autobus. Miracchi ragazzi, da stamattina abbiamo capito che c'è un dolce tipico della Colombia che si chiama bocadillo, che in spagnolo, in realtà spagnolo di Spagna, è il panino, ma invece qua è questo dolcetto che è fatto di pasta di guava e panela, che è lo zucchero diciamo poco raffinato, quello grezzo. Super grezzo, very good, che c'è qui in Colombia. Lo spacchettiamo, è una specie di caramella diciamo, gigante, fatta questo di guava. È il bocadillo. Vai, questa è la panela, sì, e questa è la guava. Assaggia subito. Assaggia qua. Dolcissimo. È un po' una gelatina di guava. Questo anche a te fa impazzire. A me è dolcissimo. Molto dolce. Ammazza ragazzi, qua alla stazione stanno scorrendo i nomi delle persone che stanno ricercando accusate di omicidi e quant'altro, e continuano a girare tutto il tempo. Queste sono diciamo le comunicazioni della polizia. Che lusso! Ma cos'è sta roba? No! Che autobus è questo ragazzi? Non va bene, cioè, no. ci sono i televisori pure, non guarda, questo è l'autobus gigantesco. Troppo lusso, non va bene. Non siamo pronti a tutto ciò. C'è addirittura il wifi con la clave, la password. Ma siamo fuori. Siamo partiti da una mezz'oretta circa ragazzi, ma c'è un traffico incredibile ad uscire da Bogotà. 50 minuti già. Già 50 minuti che siamo partiti, siamo ancora qua. Siamo ancora in città. Tutto bloccato. Il traffico continua, ci sono addirittura i venditori in mezzo al traffico. Guardate ragazzi, quanta gente c'è per strada. Dopo 2 ore siamo usciti da Bogotà, finalmente un po' di verde. Adesso dovrebbero mancare un altro paio d'ore e poi siamo arrivati, dobbiamo arrivare verso le 2. Arrivati come previsto alle 2 e adesso troviamo modo per andare nel centro. Ammazza ragazzi, che modernità anche questo terminale degli autobus. Adesso usciamo da questa bocca, saliti al volo su questo piccolo autobus e con 50 centesimi, cioè 5.000 in 2, andiamo verso il centro di Tunja.
Per stanotte noi avevamo già prenotato, però con opzione di cancellazione fino a stasera, quindi libertà massima, e ci sarebbe costato 16 euro dormire stanotte in un hotel qua vicino. In realtà ci siamo lasciati questo spazio anche per andare a cercare noi, capire un pochino come funziona in questo paese, perché ogni paese è diverso. Quindi porta a porta in realtà noi abbiamo trovato un prezzo molto più conveniente e un bel posticino, perché abbiamo la stanza privata col bagno in camera. Sì, e ci costa 50.000 contro i 75 di quell'altro, quindi 50.000 sono Ma sbarato? 11 euro più o meno. Bagno privato, doccia calientita, siamo vicinissimi al centro. Ci siamo dovuti mettere qualcosa addosso perché fa un freddo, siamo a più di 2800 metri e questa città è la più alta di tutta la Colombia. Ecco, non so se... Poi adesso non c'è neanche il sole. E il sole comunque picchia, ragazzi, perché quando esce a 2800-2600 metri come a Bogotà lo senti che picchia forte. Comunque ecco, ci stiamo facendo l'occhio per quanto riguarda le camere, cioè quali tipi di sistemazione andare a cercare, quali sono le parole chiave. Per esempio posada e hospedaje sono due parole chiave importanti per trovare degli hotel economici, che poi in realtà si pronuncia hospedaje, come Tunja, la città in cui siamo. Ma che carina questa città! Enorme piazza, tutta sul bianco, molto molto grande. La chiesa principale da quel lato, stranamente è uscito proprio il sole a dirci "Uela chicos, sono qui!" E si sta molto meglio. Così dice. Dice così. Sulla piazza principale c'è la casa del fundador della città, cioè Don Gonzalo Suárez Rendón, che è colui che avrebbe fondato Tunja nel 1539, quindi spagnolo, è arrivato qui, si sono insediati qui in realtà in un territorio dove già viveva la popolazione locale dei Muisca. La casa dove lui ha vissuto è proprio questa qui, oggi trasformata in una biblioteca, c'è una corte interna con un giardino ed è una casa su 2 piani. Angela, volevi dire una cosa? Sei in incognito, Paolo, guarda. Cioè, stai fermo dove sei. Guarda, fammi fare tutta l'inquadratura intera. Angela, perché? Perché lo fai? Guarda in che stato. C'è una differenza subito evidente comunque appena si esce da Bogotà. Bogotà ovviamente è la città principale di tutta la Colombia, moltissime persone vivono lì. Quindi abbiamo visto anche nella strada da lì a qui non c'era quasi nulla, tantissima natura, montagne, campi, perché in molti nel corso degli anni si sono spostati verso la città, abbandonando tutte le regioni limitrofe. Qui invece siamo in una dimensione completamente diversa, che è quella di una cittadina molto più piccola e anche molto più tranquilla. La signora vende il delizioso merengón su questa macchina verde. Aspetta ragazzi. Qua dietro. E allora il merengón è un pezzo di torta enorme con tutta la crema e anche la frutta. Troppo crema, troppo grande, troppo tutto, però la signora ha avuto un'idea. Siamo all'interno della chiesa di Santo Domingo e qui, ragazzi, c'è quella che viene chiamata la Cappella Sistina dell'America. È questa cappella del Rosario, è tutta decorata, ci sono tutti questi bassorilievi in oro e rosso e fa un effetto questo colore che è davvero strano. Non credo di aver mai visto una chiesa tutta così, cioè tutta su questi colori. Il signore fa sia il caffè che l'aromatica, che è una piccola tisana. Adesso me ne prendo una. Come è l'aromatica del signor? Ricchissima, ricchissima. Ricca, eh? Sì, perché non c'è solo la menta, c'è anche un po' di limone sotto, è buonissimo. Lì fuori c'è tutta la via dello Struscio con tutte le bancarelle, la gente che passeggia e poi si aprono dei portoni, tu entri e ti ritrovi in questi cortili con tutte le piante. In questo caso abbiamo addirittura la copertura del soffitto, musica in sottofondo. Queste erano antiche ville coloniali. Passando, ragazzi, abbiamo notato che di fronte proprio alla piazza, da questo lato rispetto alla chiesa principale, c'è questo passaggio
che è particolare, sotto questi balconi tutti quanti in legno, qua dentro si passa in mezzo a quella che è la zona dei peggiori bar de Caracas. Cioè, ci sono tutti i bar dove la gente... Tutti i bar, i locali. In pratica la gente viene qui o si va sulla terrazza a bersi un caffè, oppure se si vuole bere una birra o altro si va in questa zona. Ci sono tutti i locali sia da un lato che dall'altro, oltre che dei negozi. Qua c'è l'alcol pesante perché sono tutti bar che servono birre, non birre, tutti super alcolici. Quindi la sera qua, secondo me, la temperatura si alza. Sapete come si dice da noi? Caffè e sigaretta? No, non dirlo. Non si può dire. Qua però c'è il tinto e il sigariglio, cioè hanno l'offerta proprio, il caffè con la sigaretta 2002. Ci siamo imbucati in un locale dove stanno facendo musica dal vivo. Oh, me gusta! Il sole sta calando, si sta abbassando anche la temperatura, siamo sotto la statua di Bolivar, l'idolo dell'indipendenza del Sud America. E noi ragazzi, allora ci siamo resi conto del fatto che per noi ci sono delle tempistiche diverse. Per noi diciamo è passato un po' di tempo da quando abbiamo parcheggiato il viagino in Italia. Che era il cubetto. Che... E non è... No ragazzi. Lapsus freudiano questo. Perché abbiamo visto un sacco di viagini qua in Colombia, Sì. Allora ci è tornato un po' alla mente anche il viagino. Sì, abbiamo parcheggiato il cubetto in Italia e poi siamo partiti appunto per la Colombia. Quindi è passato un po' di tempo da quel momento. Diciamo il cambio di stile di viaggio ha avuto un periodo di pausa. Diciamo. Sì, è stato un passaggio graduale, no? Mi rendo conto invece che nei video in realtà siamo passati da uno all'altro, immediato, così Sì. Invece in mezzo c'è stato un po' di tempo in cui ci siamo organizzati per bene e sistemato un po' tutte le cose. In un video eravamo a Trieste, nel video dopo in Colombia. Bogotà, cioè. Ecco, Sì. e quindi per noi anche questo cambio di stile di viaggio insomma lo prendiamo in un modo un po' diverso. Come sapete noi cambiamo spesso lo stile di viaggio, o il motorino o la macchina o direttamente a piedi o l'autostop, chi più ne ha più ne metta. È il nostro modo anche per ricaricare anche le energie, anche la voglia di viaggiare, no? Cambiando così riusciamo a trovare più motivazioni e questo credo che sia fondamentale quando si viaggia, avere l'entusiasmo anche di vedere posti nuovi e anche quindi... di mettersi in gioco ogni volta, un modo diverso di mettersi in gioco. E anche poi siamo convinti che ci sia un modo, cioè in base a come tu viaggi in quel paese lo conosci in un modo diverso, quindi un paese visto con un mezzo lo conosci in un modo, visto invece a piedi così lo conosci in un altro, quindi facciamo un po' anche questa scelta a seconda di quello che ci ispira di più, proprio di pancia ragazzi. Qua di pancia ragazzi ci sta già piacendo tantissimo sia il luogo che il modo di viaggiare. Oggi ci siamo divertiti un po' a cercare dove dormire, a andare a piedi in tutte le zone, a vedere. No, è un viaggio molto più proattivo, non so come dire, e quindi si cammina di più, quindi possiamo anche mangiare di più, diciamo mangiare la di più, verità, ecco. Mangiamo poi bruciamo. Bruciare. Che direi che è perfetto. Quindi ragazzi per noi. il programma per ora appunto è proseguire con i mezzi, a piedi, autostop, vediamo se si riesce a fare in questo paese, e però non chiudiamo nessuna porta. No, esatto. Perché il Sud America è grande, esatto. è diverso. Possono tante spuntare opzioni, possiamo cambiare idea, magari opportunità. Esatto. Chi lo sa? Siamo aperti a qualunque tutto. cosa ci regalerà questo viaggio, insomma. Quindi noi da qui ci salutiamo da questa piazza di Tunja. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima ragazzi. Ciao chicos. Ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil